Domenica scorsa feci un salutino a mia nonna, che ha 92 anni, e ci teneva. E in un momento di tenerezza, così, siccome ricordo che mia nonna è molto piccolina, chiamai Andria, un piccolo paese con 3-4 televisori. Mi sono arrivate delle lettere, troppo piccole per contenere delle bombe a mano, ma quasi. Walter Chiari è stato sicuramente uno degli attori italiani più amati del dopoguerra. E prima del dopoguerra? Come forse molti di voi già sanno, dopo l'8 settembre 1943 si arruolò nella 10ª MAS dell'Esercito Nazionale Repubblicano e, come vedremo più avanti, sarà poi aggregato ad unità della Wehrmacht in Francia, anche se le fonti sono in disaccordo circa il suo impiego. Walter Chiari non fu l'unico uomo di spettacolo che servì durante la Repubblica Sociale Italiana. Ci furono anche l'indimenticabile Raimondo Vianello, bersagliere nel 1° battaglione Mussolini, Enrico Ameri della Guardia Nazionale Repubblicana, Enrico Maria Salerno, anche lui nella GNR come sottotenente, e infine Giorgio Albertazzi, sempre sottotenente della GNR nella 3ª compagnia della Legione Tagliamento. La lista continua ed include anche Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi, il quale, anche se dopo il 25 aprile fu tenuto in prigione per un breve periodo, al contrario degli altri attori citati prima, riuscì ad evitare il duro campo di prigionia di Coltano in Toscana. Ma c'è un motivo particolare e personale per cui mi voglio soffermare su Walter Chiari. Arriva, signore. Scusi, signore, per favore mi può dire dov'è il Corso Garibaldi? Come? Per favore mi può dire dov'è il Corso Garibaldi? Una sera di dicembre di molti anni fa mi trovavo in Corso Garibaldi a Milano in cerca di regali per il Natale che si avvicinava. Passando per l'incrocio con via Palermo, lo vidi seduto su uno sgabello in un negozio che allora vendeva scarpe. Stava parlando con il proprietario e aveva un'aria triste, addirittura preoccupata, direi. Ma a parte questo, vederlo mi fece piacere, essendo io sempre stato un suo grande ammiratore. Un paio di giorni dopo, appresi dai media della sua morte. Walter Chiari, nome d'arte di Walter Michele Armando Annichiarico, nasce l'8 marzo 1924 in via Quattro Spade 18 a Verona. I suoi genitori sono di origini pugliesi. Il padre, Carmelo Annichiarico, è brigadiere di pubblica sicurezza. La madre, Vincenza Tedesco, è maestra elementare. Walter trascorre l'infanzia con la famiglia prima a Verona e poi, da quando ha 9 anni, a Milano. Il suo primo impiego è come magazziniere all'Isotta Fraschini. In quel periodo inizia a praticare il pugilato, diventando campione lombardo della categoria pesipiuma nel 1939. È anche un buon giocatore di tennis e campione lombardo anche nel gioco delle bocce. Pratica anche il nuoto a livello agonistico, vincendo i campionati promossi dalla Gioventù Italiana del Littorio nei 100 metri stile libero. Abbandonati gli studi, trova lavoro in una ditta come radiotecnico, ma è subito licenziato per aver distrutto 3 valvole nel tentativo di riparare un apparecchio. È assunto in una banca, ma è di nuovo licenziato perché scoperto da un superiore mentre imitava Adolf Hitler in piedi sulla scrivania. Ich frage in Eier, eine Gemuschen, in Schlügen in der Volksleitzeiten. Chiamato il capo ufficio e invitato a ripetere lo sketch in sua presenza, viene dallo stesso prima applaudito e poi allontanato definitivamente, ma anche incoraggiato a perseguire una carriera teatrale. Egli stesso racconta l'episodio nel film documentario Storia di un altro italiano, realizzato con Tatti Sanguinetti. A questo punto la sua biografia diventa poco chiara. Secondo alcune fonti, all'armistizio dell'8 settembre, mentre sta per iscriversi all'università, a causa dei bombardamenti viene sfollato da Milano ad Andria
insieme alla madre e al fratello maggiore. Ma vi restano solo per qualche mese, ritornando a Milano per non stare lontani dal padre. In quel momento storico, per andare da Milano ad Andria, che è in Puglia, avrebbe dovuto passare la linea del fronte, cosa che ritengo molto improbabile. Quello che è sicuro è che a Milano si arruola nella 10ª Flottiglia MAS e collabora al suo settimanale L'Orizzonte come autore di vignette umoristiche. Con Ugo Tognazzi poi conduce anche dei programmi dai microfoni di Radio Fante, emittente milanese per le truppe della RSI. Una sera del gennaio 1944 si trova con amici al Teatro Olimpia di Milano e durante un concorso per dilettanti viene scaraventato sul palcoscenico dai suoi compagni e, una volta davanti al pubblico, non può fare altro che esibirsi con 2 numeri che con gli amici riscuotevano sempre successo. L'imitazione di Hitler: Omen, Donnen, Fiulit, Enerigaten. Iomen viven, magnen, dormen, respiren. E la macchietta del balbuziente che cerca di ordinare una granita in un bar. Un espresso. Espresso gli riesce più facile perché con la vocale parte lunga. Il cameriere sente espresso e glielo dà. Questo poveraccio che ha il desiderio che vede roba fresca. Numeri che lo renderanno poi molto popolare e ricordato negli anni. Nel frattempo la guerra continua a imperversare e, con i caduti che aumentano, si cerca di trovare altro personale da mandare al fronte. E qui, di nuovo, le fonti sono in disaccordo. Secondo alcuni, infatti, è inviato nella squadra antiaerea tedesca, la Flak, impegnata nel nord della Francia. Anglo-amerikanische Bomber im Anflug. Flak-Artillerie nimmt die angreifenden Verbände unter Feuer. E quando arriva il D-Day e gli alleati sbarcano nel continente europeo scatenando l'inferno sulle forze nemiche in Normandia, viene ferito in combattimento. È poi catturato e riportato in Italia, dove viene internato nel campo di concentramento alleato di Coltano. Secondo altri, invece, è schierato con le truppe della Wehrmacht e combatte nelle varie battaglie per contrastare l'avanzata degli alleati. Rientrato fortunosamente in Italia, passando per la Svizzera, prova a spacciarsi per un militare italiano reduce dai campi di prigionia in Germania, ma viene arrestato. Forse entrambe le versioni potrebbero essere vere, ma restano le incongruenze sulle circostanze della sua cattura. In ogni caso, sempre a Coltano finisce.